tutti, ben ritrovati ai video di PhotoArt. Oggi il monopiede. Finché l'obiettivo è corto e compatto, il baricentro ricade sulla nostra mano, siamo fermi, siamo posizionati bene, ma se estendiamo la lunghezza in avanti, ora vi mostro un obiettivo, cosa succede? Ok la stabilizzazione, però i tempi di scatto devono diventare sempre più rapidi perché è molto facile, è dietro l'angolo l'insidia del mosso e purtroppo rischiamo di buttare via una bella foto che abbiamo previsualizzato, che pensiamo di portare a casa e poi accidenti è mossa. Allora, se non vogliamo usare il cavalletto, perché non sempre si lavora in cavalletto, esiste il monopiede. Oggi vi parlo del Manfrotto 676B. Ho preso il 400 mm l'F4 della Canon per farvi vedere quanto sia bilanciato. Allora, cominciamo a parlare del nostro oggetto del video, e cioè il monopiede. Come vi dicevo, non è sempre possibile portarsi dietro il cavalletto, non solo perché diventa anche più lenta tutta l'operatività, apri, chiudi, metti, posiziona la macchina, eccetera, ma il monopiede è quello che ci permette di avere un minimo di stabilità e a volte basta e avanza, proprio per concederci quel paio di stop, ma forse anche qualcosina in più, e poter scattare, perché d'accordo lo stabilizzatore, ma la cosa importante è avere un appoggio, anche per concentrarci meglio nel seguire il soggetto. Il monopiede, io ho scelto questo, ma ce ne sono tantissimi. Questo è il più economico che c'è in circolazione, è un monopiede che pesa 400 grammi, in alluminio anodizzato, ha 3 sezioni, eccole qua, vi ho detto è un Manfrotto, l'altezza massima è di 154 cm, quindi nel mio caso, dico la verità, basta e avanza, io non sono molto alto, quando ci appoggio l'obiettivo lo estendo del tutto solo quando devo inclinare per guardare in alto, quando magari sto puntando sui rami degli alberi, oppure verso un picco, che ne so. Però non l'ho mai utilizzato senza la testa, infatti il monopiede può essere scelto con la testa oppure senza testa. Ancora un dato tecnico, porta fino a 4,5 kg, quindi ci stiamo abbondantemente dentro. Lo abbasso un pochettino per esigenze sceniche. Allora, io utilizzo questa testa Manfrotto, è una testa semplicissima, regolazione, diciamo con un basculaggio avanti e indietro, non ha una testa diciamo sferica, non ha nessun altro tipo di movimento se non quello di poter inclinare l'obiettivo, che io trovo utile e direi quasi insostituibile, perché montare direttamente un obiettivo, innanzitutto il perno secondo me è troppo esile per montarci obiettivi importanti, meglio metterci una testa, vado subito a montarla, che vi consente anche di poter inclinare col semplice movimento di una farfalla, mollate e allentate un attimo la presa, come vedete. Ovviamente anche questa testa ha la sua piastra è questa qua, eccola qua. Allora, ne ho prese 2 perché così vi faccio vedere, c'è la sua piastra, quella originale Manfrotto, che ha un costo, e c'è quella diciamo che produce qualcun altro che costa la metà e fa lo stesso il suo lavoro, quindi quando dovete uscire che avete 3-4 obiettivi, per non averne una, molla, sgancia, rimonta, risgancia, rimonta, sgancia, rimonta, io ne ho prese 3-4, così le metto negli obiettivi che mi interessa utilizzare e in questo caso sono sempre pronto con lo sgancio rapido, ed è davvero uno sgancio rapido. Quello che troviamo di importante in una testa come questa, ed è veramente importante, è la sicura. Quindi ora vi faccio vedere, posiziono, poi sono di quelle semplici perché hanno la chiusura in questa maniera, invece per altre piastre bisogna intervenire o col cacciavite o con la classica monetina. Allora vi faccio vedere, montiamo anche la camera, vi ricordo che questo è un obiettivo che pesa neanche 2 kg, ma la sua caratteristica fondamentale è il bilanciamento perfetto che ha, è bilanciatissimo. Vado a montarlo, si aggancia subito, come vedete questo perno è quello che chiude oppure apre, e questo qua sotto è la sicura. Mi raccomando, perché molto spesso capita per esempio di andarsene col monopiede a spasso, l'obiettivo agganciato,
dobbiamo percorrere qualche breve tratto, ce lo mettiamo in spalla, quello che volete, ma Dio non voglia che si sganci questo. Con la sicura, come vedete, non si può sganciare, la sicura è quella che ci salva. Voi non ci credete, ma questo è un obiettivo con un bilanciamento incredibile, vi faccio vedere. Potrei tenerlo appena appena con un dito e anche dirigerlo dove voglio io. Da quanto è bilanciato. Significa che puntare, mirare, non costa niente cambiare i movimenti, non vi fracassate il braccio. E poi vi dicevo questa comodissima farfalla. Per quello vi consiglio una testa, che è vero che costa quasi come il monopiede, però devo puntare su un bel gruppo di foglie. Eccomi qua, voglio puntare in alto, non faccio altro che alzare un pochettino questo, ora qui sul parquet scivola, ok? Questo è fondamentale. Già che ci sono, vi faccio vedere una cosa su 400 mm. Nel momento in cui vado a montargli un converter, vado a perdere questo equilibrio perfetto e il bilanciamento che vi ho detto non diventa più così ottimale. Tra l'altro, riuscire a manovrare con una mano sola un obiettivo e una fotocamera come questa è indice proprio di un'ottima costruzione. Andiamo a montare il converter. Questo è un converter 1.4. Ovviamente si allunga l'obiettivo. Il bilanciamento della camera, vedete, non è più come prima. Abbiamo perso quella facilità di utilizzo che, è vero, per carità, rimane un bell'obiettivo bilanciato, ma vedete è molto più veloce nel perdere la posizione di equilibrio, e anche governarlo con un dito, vedete com'è più ballerino? Perché ovviamente il suo baricentro è stato spostato e alterato. Quindi in questo caso non possiamo né montare una fotocamera più pesante, perché andrebbe a pesare ancora più di là, dovremmo montare invece un peso qui davanti per bilanciarlo. Allora, giusto per trovare il pelo nell'uovo, è molto meglio utilizzarlo come efficacia e anche quindi aiutando la stabilizzazione senza il converter, perché davvero è studiato apposta per questo. Una riflessione, come vi ho detto, sul monopiede prima di salutarci. Abbiamo detto delle piastre, vanno bene anche quest'altre, vanno benissimo. Monopiede, avrete visto probabilmente, ce ne sono anche da 200, 300, 350 euro. Vale la pena? Come sempre lascio a voi la decisione, perché potreste essere dei ricchissimi fotografi o dei ricchissimi fotoamatori. Tutto sommato, per risparmiare 50-60 grammi e avere quella bellissima marca, famosissima marca, ripeto, e avere 60 grammi di differenza, preferisco investirli da qualche altra parte, perché comunque il monopiede non vi accorgete neanche di averlo, e una volta chiuso mi sta benissimo nello zaino con la sua custodia, oppure insomma costa davvero poco, e se si dovesse danneggiare, se doveste perderlo, beh, non è un dramma, non avete speso 350 euro, ne ricomprate un altro e magari anche un altro di riserva. Bene, spero di esservi stato utile. Continuate a vedere i tutorial di photo art, che ne sto tirando fuori uno dietro l'altro, perché insomma rispondo un po' alle domande che man mano mi arrivano sul canale YouTube. Ciao a tutti e grazie.